Come il canto delle sirene ti attraggono, ma devi fare molta attenzione. Ne potrai essere affascinato all'inizio del tuo viaggio. Sarai quasi sempre tentato di iniziare con loro, ma potrebbe essere molto, ma molto rischioso. Di che cosa stiamo parlando qui? Di immobili, naturalmente, ma di una specifica tipologia. Ma prima di vedere di che tipo di immobili sto parlando, mi presento Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. All'inizio del tuo percorso di investitore immobiliare starai mappando gli immobili della tua zona di competenza. Succederà sempre, troverai degli immobili proposti sotto prezzo di mercato, o almeno così sembrerà. Sono loro gli appartamenti ai piani rialzati, ai piani alti senza ascensore, quelli senza balcone, o ancora quelli con forme irregolari delle stanze, oppure quelli in zone ultrapopolari, oppure una buona combinazione di queste caratteristiche. Situazioni che costano davvero poco, ma che richiedono ingenti somme per essere valorizzati. Ad esempio, situazioni in cui è necessario rifare il tetto, rifare i solai, oppure case singole. Cosa fare quindi in queste situazioni in cui si ha un immobile magari che sembra interessante perché proposto a un prezzo basso? Beh, il mio consiglio numero uno qui è: focalizzati sul prodotto, non sul prezzo. Sono infatti questi i primi immobili che ti vengono proposti quando ti presenti in agenzia. Attraggono sempre gli aspiranti investitori immobiliari. Sono quelli che si presentano a dei prezzi interessanti. Attraggono perché costano poco, ma costano poco per dei motivi ben precisi, per via delle loro mancanze. Sono proprio questi gli immobili che ti consiglio di evitare all'inizio della tua carriera di investitore immobiliare. Per quale motivo? Perché un prezzo basso ti dà l'impressione di rischiare di meno. In realtà è proprio il contrario, il rischio è maggiore. Meno infatti un immobile a un taglio liquido, più devi sapere esattamente che cosa stai facendo. Competenze che potresti ancora non avere. Quindi cosa fare? Non focalizzarti sugli immobili che sembrano interessanti perché proposti sotto prezzo di mercato. Identifica il giusto prezzo di acquisizione di immobili dal taglio liquido, quindi sicuramente proposti a un prezzo superiore di mercato, che abbia quindi davvero tutte le carte in regola. Un immobile che abbia il minor numero possibile di mancanze. E qui passiamo al punto numero 2. Ogni mancanza richiede un maggiore livello di esperienza. Procediamo al contrario, facciamo questo esperimento mentale. Prendiamo il migliore immobile che tu possa immaginare. Incominciamo a renderlo via via sempre meno interessante. Procediamo con un'intenzionale opera di abbruttimento, una specie di home staging al contrario, che eccezionale idea di business. Iniziamo quindi a levare i balconi, l'ascensore e così via. Riesci a quantificare come varia il prezzo di mercato ogni volta? Riesci inoltre a identificare come varia il potenziale target di vendita. Puoi infatti verificare facilmente come diventi via via più difficile fare una stima accurata. La mancanza di un balcone e più in generale di spazi esterni ha assunto un peso completamente diverso, soprattutto dopo la pandemia. La mancanza di garage in alcune zone può pesare anche molto di più del suo normale prezzo di mercato. Un appartamento con garage può valere molto di più di appartamento e garage presi singolarmente. 1 più 1 uguale 3. Non è matematica accurata, ma serve a farti capire il senso di questa sinergia. Attenzione perché vale soprattutto il contrario. La mancanza può pesare molto più della presenza. E questa non è una cosa subito evidente all'inizio. E per finire cerchiamo di evitare fraintendimenti. Evita gli immobili qui descritti soltanto all'inizio. Quando avrai il giusto polso di mercato e comunque avrai fatto già delle buone operazioni immobiliari, vedrai come via via sia possibile fare delle ottime operazioni immobiliari anche con questi immobili. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere like, iscriviti al canale e attiva le notifiche per essere sempre aggiornato su contenuti di questo tipo. Fammi sapere nei commenti se anche tu hai iniziato visitando piani rialzati come è successo a me o forse anche un po' a tutti, e fammi sapere anche nei commenti se hai qualche argomento di cui ti piacerebbe che io parlassi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.